Buongiorno a tutti, benvenuti intanto a questo nuovo webinar di presentazione dei prodotti della gamma Netix. Nella fattispecie allora parleremo di il secondo livello della famiglia dei prodotti Next. Secondo livello perché il primo, l'entry level, l'avevamo già visto in precedenza con altri webinar e andava ad introdurre i dispositivi della gamma 11X, quindi la 111, 112, 113 e 114. Oggi invece parleremo del secondo livello, quindi di dispositivi che condividono con i precedenti l'architettura base e che però vanno ovviamente ad aggiungere alcune funzionalità importanti, insomma, che andremo appunto a vedere oggi. I dispositivi in questione sono VE151 e VE152. Un po' come la gamma entry level, appunto, che avevamo visto in precedenza, anche in questo caso la distinzione tra un dispositivo e l'altro è data soltanto dal tipo di connettività, quindi dal modo che hanno i dispositivi per interfacciarsi con l'esterno, quindi con piattaforme per l'invio o la raccolta dei dati, piuttosto che con ovviamente gli operatori o con altri dispositivi proprio. Quindi l'unica distinzione, diciamo, tra i due è fondamentalmente questa. Per il resto hanno le stesse identiche funzionalità e condividono, come dicevo, l'architettura base anche dei prodotti della gamma entry level. Questo è un evidente vantaggio per noi, in quanto ci consente di dover gestire solo un'architettura, quindi di poter sviluppare al pari passo sia un livello che quello che andremo a vedere oggi, ma è un vantaggio in realtà anche per voi, perché nel passaggio appunto tra un livello e l'altro noterete poche differenze, quindi dovrebbe essere abbastanza facile, una volta imparato ad utilizzare uno, passare eventualmente al livello più alto o a quello più basso. Quindi tutta la famiglia Next che è stata lanciata nel 2022 condivide di fatto la stessa base, e questo è un elemento insomma importante da segnalare. Per quanto riguarda i prodotti di cui parleremo oggi, sono quindi due. Partiamo dal VE151, ovvero il dispositivo che permette l'utilizzo di una SIM al suo interno, in quanto ha a bordo un modem integrato, un modem 2G e 4G, quindi LTE, che ci consente quindi di avere il pieno supporto sull'utilizzo degli SMS per chi fosse ancora interessato, oltre che avere una connessione di una certa velocità per appunto la trasmissione dei dati, piuttosto che per comunicare con altri dispositivi, come avremo modo di vedere in seguito. Qui avete appunto tutte le bande coperte dal modem. Diciamo che dovrebbe essere compatibile con tutti i paesi europei e anche con la maggior parte, insomma, dei paesi non europei, e il supporto per le SIM di tutti i principali operatori, anche in questo caso italiani e non, compreso anche le SIM virtuali, che sono quelle SIM appunto non associate ad un operatore specifico, ma che consentono il roaming verso la cella, diciamo, con la maggiore copertura. Il VE152 invece non ha il modem a bordo, quindi non supporta la SIM, ma ha il Wi-Fi, quindi c'è la possibilità di collegarlo ad una rete Wi-Fi esistente, c'è la possibilità di farlo quindi dialogare anche con dispositivi che fanno parte della stessa rete Wi-Fi, e in questo caso la banda è supportata 2.4, ma è supportata da tutti i router Wi-Fi, quindi dovrebbe essere compatibile con la maggior parte degli strumenti in commercio. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, un po' come le funzionalità in realtà del software, come dicevo, sono condivise dei due dispositivi, quindi abbiamo un'alimentazione a morsetto 932 volt, abbiamo due ingressi analogici configurabili dall'interfaccia di configurazione che dopo andremo a vedere, e le configurazioni disponibili sono 0,5 0,10 volt, 0,20 o 420 mA e NTC per andare a leggere eventualmente le sonde di temperatura. Ci sono poi 4 ingressi digitali a contatto pulito, in questo caso possono essere configurati come contatore, quindi per totalizzare una certa quantità ad ogni impulso, come semplice aperto-chiuso on-off, come contaore, quindi per poter gestire le ore di funzionamento di un macchinario, ad esempio, e anche come misuratore di portata, nel senso che sono in grado appunto di dividere un'unità campione per il tempo che intercorre tra un impulso e l'altro, e dare quindi una portata come valore in output. Abbiamo poi due uscite relè a bordo, come vedete con le caratteristiche che potete leggere da qui, quindi con la possibilità di utilizzarle per comandare
altri dispositivi, altri strumenti per fare delle automazioni. C'è poi una porta USB tipo C da utilizzare solo per la programmazione, contrariamente ai dispositivi più piccoli della gamma appunto V11X, in cui l'USB-C costituiva anche in realtà di fatto la fonte di alimentazione. In questo caso l'USB-C si utilizza soltanto appunto per programmare, quindi collegandolo ad un PC c'è la possibilità di andare ad accedere poi all'interfaccia web, ma appunto quello è un argomento che vedremo in seguito. Poi qui trovate insomma altre informazioni di carattere tecnico. Ovviamente nel nostro sito trovate tutte le specifiche, con anche il datasheet, la documentazione manuale, quindi è tutto consultabile direttamente dal nostro sito. E passiamo quindi a vedere le funzionalità principali, ripeto, condivise da entrambi i dispositivi. Qui ne abbiamo scritto un po', allora per esempio controllo e monitoraggio input-output, in quanto come abbiamo appena detto ci sono degli ingressi e delle uscite già presenti a bordo che consentono di fare delle logiche di funzionamento, quindi posso andare a definire degli allarmi, degli eventi, delle soglie di intervento per fare in modo di segnalare qualcosa di critico a uno o più operatori, ma anche eventualmente di andare a fare dell'automazione, quindi poter ad esempio chiudere un'uscita al variare di un ingresso o cose di questo genere. Poi web server integrato, e questa è una parte fondamentale, nel senso che, come dicevo, per la programmazione si utilizza un cavo USB di tipo C, che collegato a un qualunque PC, di fatto vi dà la possibilità di accedere ad un'interfaccia web. Dall'interfaccia web si va a fare la configurazione e la si può anche eventualmente consultare da remoto, chiaramente. Diciamo che il vantaggio di utilizzare un'interfaccia web anziché un software di programmazione è, tra le altre cose, sicuramente il fatto di non avere problemi con driver o non avere problemi comunque con versioni del sistema operativo. È perfettamente cross-platform, quindi da quel punto di vista è un vantaggio notevole. Abbiamo all'interno lo scheduler, ovvero la possibilità di organizzare degli eventi che potrebbero essere appunto delle segnalazioni da mandare via SMS, chat, mail, che tutte cose di cui dopo parleremo, ma anche proprio di andare ad agire su, per esempio, un relè o su l'uscita di un altro dispositivo, andando ad organizzare per giorno o per ora. Quindi posso fare dei funzionamenti settimanali, dei funzionamenti giornalieri per decidere di fare delle azioni programmate, insomma, su base tempo. Aggiornamento software da remoto, avendo ovviamente l'interfaccia web di cui vi parlavo prima, ed essendo questa interfaccia web raggiungibile anche appunto da remoto tramite la VPN, che è sempre un argomento che dopo vedremo, c'è anche la possibilità chiaramente di fare un aggiornamento del software, quindi nel caso di nuove rilasci per miglioramento delle funzionalità o per la stabilità del dispositivo o anche semplicemente per aggiungere un qualcosa di richiesto nello specifico dal cliente, c'è la possibilità appunto di fare aggiornamento da remoto che ovviamente vi consente insomma di non dovervi recare nell'impianto per dover fare questo tipo di operazione. Backup restore della configurazione, anche questo è molto importante, quindi una volta definita quella che per voi potrebbe essere una configurazione tipo, c'è la possibilità di estrarre un file criptato da dare eventualmente poi in pasto ad altri dispositivi. Questo vi consente chiaramente di replicare una certa configurazione su n dispositivi, quindi senza doverla rifare da capo ogni volta, avete la possibilità appunto di fare un copia e incolla sostanzialmente. Invio allarmi via SMS, email e chat. Allora, gli SMS ovviamente valgono solo per il V151, in quanto nel 152 non c'è il supporto per le SIM. Sono le tre tipologie, diciamo, di segnalazione che possiamo inviare verso o un operatore o più operatori, o anche in realtà verso un altro dispositivo, perché sempre come vedremo in seguito, i prodotti della famiglia 15X possono anche eventualmente dialogare con loro o anche con dispositivi della gamma Netix o addirittura di altri produttori, e lo possono fare tra le altre cose anche appunto ricevendo o inviando dei comandi. Infatti il passo successivo era l'invio dei comandi di SMS, email e chat, quindi possono andare a dialogare tra loro per definire delle condizioni, delle automazioni anche a distanza. E la chat è un concetto nuovo rispetto ai prodotti, diciamo, precedenti di Netix,
però poi ci sarà un capitolo a parte, quindi lo andremo ad approfondire. Su SMS e email ovviamente c'è poco da aggiungere. Grafici in tempo reale, sempre tramite l'interfaccia web di cui parlavamo prima, c'è la possibilità di andare a vedere anche in tempo reale il grafico riferito a un livello, una sonda, qualcosa che è collegato ad uno dei nostri ingressi. L'utilità può essere ovviamente per pura statistica, quindi anche per vedere insomma l'andamento e eventualmente stampare quella videata, ma anche in fase di installazione potrebbe tornare utile, perché di fatto vi dà la possibilità di vedere subito se quello che avete collegato ha un andamento regolare o comunque come ve lo aspettate voi, insomma, per capire anche se la misura è stabile oppure no. Ecco. Passando avanti, quindi abbiamo supporto di plugin. Allora, il plugin è un concetto che si estende un po' a tutti i nostri prodotti, che è praticamente una funzione che ci consente di aggiungere pagine web, funzionalità, eventualmente anche calcoli fatti su misura alla nostra versione standard. Che cosa significa? Significa che su richiesta di un cliente potrebbero essere aggiunte delle funzionalità che non ci sono nel dispositivo di default, senza però andare ad intaccare le funzionalità che sono standard. Quindi questo è un vantaggio ovviamente sia per noi che per il cliente, in quanto per noi di fatto si tratta di mantenere soltanto una parte specifica, che è appunto quella del plugin, che però non va ad intaccare invece l'architettura base, che quindi continua per la sua strada. Per il cliente il vantaggio può essere quello di ricevere di fatto un pacchetto da parte nostra, che potrà decidere di installare di volta in volta sui dispositivi in cui ne ha bisogno. Quindi è di fatto un'espansione delle funzionalità delle pagine web all'interno della nostra web interface, per andare a rispondere a delle esigenze specifiche del cliente. Quindi non sono presenti di default ovviamente i plugin, ma se il cliente lo richiede possono essere tranquillamente sviluppati. VPN on demand, in realtà sarà presente anche quella di default. La VPN è il canale che vi consente di collegarvi ai dispositivi, quindi alla loro interfaccia web in questo caso, anche da remoto. Quindi una volta messi in rete tramite o la SIM o appunto il wifi, ci sarà la possibilità comunque di andare ad interrogare anche da remoto per accedere quindi all'interfaccia web e quindi per andare a fare tutte le operazioni di configurazione che vi possono servire, o anche semplicemente per vedere in tempo reale che cosa sta succedendo, quindi per poter vedere insomma lo stato dell'impianto, ecco, e della configurazione appunto. La VPN può essere utilizzata passando diciamo tramite la piattaforma Netix, che quindi lo dà come servizio aggiuntivo. C'è il pieno supporto comunque per lo standard OpenVPN, quindi di fatto se avete già un vostro server VPN o se ne trovate uno insomma che vi può essere conveniente, c'è la possibilità di utilizzarlo al posto del nostro, quindi non siete vincolati insomma all'utilizzo del nostro server VPN, ma potete decidere di farvene anche uno eventualmente voi. Infine Modbus Client TCP IP e RTU. Questa è una funzionalità che nella gamma entry level non c'era, quindi questa è una cosa importante che andremo a vedere oggi. Il Modbus è un protocollo standard, insomma, che penso un po' tutti abbiate già sentito nominare. C'è la possibilità appunto di utilizzarlo sia come RTU, quindi tramite praticamente collegamento seriale. Entrambi i dispositivi infatti dispongono di una seriale RS485 e di una seriale RS232, che su TCP/IP, quindi banalmente su internet, ovviamente uno tramite wifi, l'altro tramite la SIM, entrambi eventualmente tramite la VPN, quindi la VPN potrebbe anche supportare lo stesso Modbus per dialogare con dispositivi che magari sono posti ad una certa distanza l'uno dall'altro. Sul Modbus c'è però appunto un capitolo a parte, quindi dopo andremo ad approfondire in seguito l'utilizzo che ne facciamo nei nostri dispositivi. Passando invece al modo che i nostri dispositivi hanno per dialogare con l'esterno, allora abbiamo scritto Netix Cloud, ovviamente sono compatibili con la nostra piattaforma. Netix Cloud, per chi non lo sapesse, è il portale che viene dato da Netix sempre come servizio aggiuntivo, che permette di fatto la gestione di più dispositivi, anche non dello stesso tipo, per la raccolta dati sostanzialmente. Quindi i dispositivi possono mandare i dati che vanno a leggere in tempo reale, li possono inviare al nostro portale,
il nostro portale fa da raccoglitore, quindi una volta fatto accesso al nostro cloud si avrà la lista dei propri dispositivi con tutti quanti i dati che hanno inviato, con la possibilità di vederli sotto forma di tabella, di grafici e anche eventualmente di fare un export per avere un file da scaricare insomma nel vostro PC. Non sono compatibili però solo con il nostro portale, perché dopo vedremo che in realtà sono aperti anche verso altre piattaforme. Un metodo sicuramente più semplice per l'invio dati, anche se chiaramente dopo la gestione è a carico dell'utente, è quello ad esempio di inviare il tutto tramite email report. Significa sostanzialmente che potreste decidere di inviare i dati con una certa frequenza di campionamento e poi di inviarli tramite appunto una mail, quindi sotto forma di allegato di fatto, ad uno o più indirizzi mail. In questo modo vi arriverebbe appunto un allegato che è praticamente un file che si può aprire con Excel, con LibreOffice o con quello che siete abituati ad utilizzare, dal quale appunto sarà facile dopo ricavare eventualmente una tabella, un grafico o quant'altro per andare a vedere i dati raccolti dal dispositivo. Chiaramente questo è una scelta insomma a costo zero, nel senso che basta associare un indirizzo mail al nostro dispositivo per metterla in funzione. Chiaro che poi tutta la gestione dei dati ricevuti è appunto a carico vostro, nel senso che non c'è più un portale che li raccoglie, che li visualizza per voi, ma dovete visualizzare un file per volta. C'è la possibilità di fare un invio dati anche sulla chat, invio dati in senso un po' improprio in questo caso, ma comunque c'è la possibilità di andare a pubblicare, diciamo, sulla chat, e appunto dopo capiremo di cosa sto parlando, lo stato in tempo reale, quindi di fatto può essere visto come un invio dati, quindi potrei dire al mio dispositivo ogni mezz'ora invia nel gruppo della chat il valore attuale di n variabili, di n sensori, di n sonde, e questo mi dà in qualche modo la possibilità insomma di tracciarli, di vedere durante la giornata come cambiano. C'è il supporto dei protocolli HTTP, HTTPS, sono i protocolli utilizzati di fatto per Nextcloud, ma li abbiamo messi da parte perché appunto c'è anche la possibilità di utilizzarli verso altre piattaforme, quindi avrete la possibilità di definire un host, un portale, un cloud diverso dal nostro, per fare in modo che i dati vengano convogliati lì. Quindi non siete neanche in questo caso diciamo vincolati all'utilizzo della piattaforma che vi mette a disposizione Netix, ma anche in questo caso appunto potete tranquillamente appoggiarvi a qualcosa di esterno o a qualcosa che eventualmente gira anche sul vostro server. MQTT, MQTTS, questa è un'altra tipologia di protocollo, anche questo piuttosto diffuso, anche questo abbastanza intercambiabile, nel senso che lo usano dispositivi dei più disparati generi, insomma, dal termostato wifi alla presa intelligente a cose più complesse, e c'è la possibilità di ricevere e di inviare i dati. Per chi sa di cosa si tratta dell'MQTT sa che ricevere e inviare è anche in questo caso un po' improprio come utilizzo del termine, ma anche in questo caso dopo avremo un approfondimento, quindi ne parleremo nel dettaglio più avanti. FTP, FTPS, anche questa è una cosa che non c'era nei dispositivi della gamma precedente, e anche questo è abbastanza facile in realtà da poter arrangiare in un vostro server, nel senso che è un tipo di comunicazione che ha già diversi anni, quindi sicuramente non è quella più innovativa, diciamo, ma è molto facile da gestire come server, e anche in questo caso il dispositivo andrebbe ad inviare praticamente un file che poi può essere aperto eventualmente con Excel, LibreOffice, come dicevamo prima, o anche elaborato da uno script. Quindi anche qui non c'è la piattaforma Netix, ma c'è quello che andrete a scegliere voi o che andrete a creare voi in un vostro server. Diciamo, tutte queste sono delle scelte che possono anche coesistere tra loro, quindi non dovete sceglierne una oppure l'altra. Potete quindi fare in modo di inviare dati al nostro cloud e anche via chat e anche via email report, ad esempio, e sono tutte appunto cose configurabili direttamente da voi. Quindi a parte l'invio verso il nostro cloud, che di fatto è autoconfigurante, tutti gli altri parametri li potete decidere voi, inserire voi e appoggiarvi quindi alla piattaforma, al cloud, al server che preferite. Qui invece abbiamo riassunto alcune applicazioni diciamo standard o comunque più importanti. In realtà, come avremo modo di vedere tramite appunto la IO che abbiamo a bordo, ma anche grazie
all'espandibilità, alla modularità, insomma, dei dispositivi. Il limite è di fatto l'esigenza che ha il cliente, nel senso che possono essere adoperati un po' in tutti i settori, dall'acqua all'eolico a qualunque altro tipo di settore, insomma. E quindi abbiamo riassunti alcuni che si basano più che altro sull'utilizzo che ne fanno i nostri clienti abituali, ecco, quindi dallo smart system alla gestione di una pompa da remoto, in cui per esempio potremmo avere due dispositivi che dialogano tra di loro. L'esempio tipico è un galleggiante collegato a uno dei due e una pompa o una valvola collegata all'altro, magari due dispositivi posti anche ad una certa distanza l'uno dall'altro, quindi è impossibile utilizzarne solo uno, insomma, per fare l'automazione. Il primo è in grado di mandare una segnalazione quando magari il galleggiante o la sonda di livello lo richiede, al secondo che farà partire la valvola, dando eventualmente anche un feedback al primo, quindi sono in grado eventualmente di gestire un impianto di questo genere in totale autonomia. Monitoraggio silos, quindi tramite, non so, per esempio un sensore ultrasuoni, poter vedere il livello, poter dare una segnalazione o semplicemente inviare il livello a cadenze regolari verso appunto un cloud, una piattaforma in internet. Ricerca perdite, quello classico contatto aperto chiuso, comunque anche sulla la differenza di pressione eventualmente che passa attraverso una tubazione, considerando che potendo leggere 420 mA 0,10 volt siamo compatibili con moltissimi sensori. E poi insomma gli altri che vedete adesso non li vediamo uno per uno, ma diciamo che questi sono solo degli esempi. Un po' come tutti i prodotti Netix, il vantaggio è appunto che si tratta di dispositivi estremamente diciamo flessibili, nel senso che non sono focalizzati a una singola applicazione, a un singolo settore, ma in base a come li va a configurare un utente, insomma, possono fare diverse cose. Avendo la compatibilità con molte cose standard, dai protocolli al tipo di ingressi, eccetera, eccetera, c'è la possibilità appunto di mettere assieme anche delle cose molto interessanti. Ecco, quindi questi erano solo degli esempi, ovviamente non è in grado di fare solo queste applicazioni, ma ne può fare tante altre. E passando invece alle modalità di utilizzo, ne abbiamo riassunte principalmente 3, adesso le andiamo a vedere. E passando quindi alle modalità di utilizzo, come dicevo, ne abbiamo riassunte 2 o 3, per inquadrare un po' anche dove potrebbe collocarsi questi dispositivi in realtà. La prima, standalone nel senso che tramite appunto la gestione dell'I/O, dei protocolli di cui è dotato, con cui è in grado di parlare, c'è la possibilità di utilizzare V151 e V152 come prodotti centrali all'interno dell'impianto, quindi in grado appunto di gestire delle automazioni, delle segnalazioni chiaramente verso i reperibili e di fare sostanzialmente da controllore, insomma, di tutta la sensoristica posta nel quadro o nell'impianto. Quindi sono in grado di essere indipendenti, insomma, dall'utilizzo di altre piattaforme o di altri strumenti. Nell'immagine che abbiamo messo qui, insomma, si vede che a un certo punto mandano il dato a Cloudonetics. Chiaramente questo è un esempio di utilizzo, ma non deve essere per forza così, nel senso che appunto potrebbero anche semplicemente inviare dei messaggi via SMS, via mail agli utenti registrati e quindi gestire l'impianto in totale autonomia. Un'altra modalità di utilizzo è ad esempio quella client-server, ovvero la possibilità, che avevo già un po' in parte accennato anche prima, di mettere in comunicazione tra loro più dispositivi. Anche qui nell'esempio vediamo 2 dispositivi della gamma UE15X, ma in realtà potrebbero parlare anche con dispositivi appunto di altri produttori eventualmente. Nel senso che tramite l'SMS, la chat, la mail, i protocolli che abbiamo a disposizione, c'è la possibilità di far parlare 2 o più dispositivi tra di loro per gestire quindi un'automazione ad esempio a distanza. L'esempio che facevo prima della pompa è direi sufficientemente chiaro, no? Quindi ho un input da una parte, ho un output che è posto magari a qualche chilometro di distanza. Come faccio a mettere in comunicazione tra di loro? Utilizzando 2 dispositivi di questo tipo, quindi possono parlare tra di loro anche in questo caso in autonomia, senza eventualmente anche bisogno, insomma, che ci sia una persona a seguire tutto il processo dell'automazione.
L'altra modalità di utilizzo invece è quella del nodo. Nodo perché soprattutto grazie al protocollo MQTT abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro dispositivo come un accentratore di segnali, di sensori anche eterogenei tra di loro. Ad esempio, appunto, potrebbero essere interfacciati con un termostato Wi-Fi, che insomma adesso quasi tutti lo sono, che magari è in grado di inviare il dato della temperatura tramite MQTT. Bene, quel dato può essere preso dal nostro dispositivo, può essere elaborato, magari messo per esempio in end o in OR con la temperatura che proviene da un altro termostato, magari da un'altra zona del capannone della casa, e questo potrebbe comportare a diciamo, un'automazione o comunque a un'azione verso un altro dispositivo che magari si trova anche da tutt'altra parte, perché l'MQTT comunque sfrutta internet, quindi ovviamente posso mettere in comunicazione anche dispositivi macchinari posti a grandi distanze, insomma, l'uno dall'altro. Ecco. In questo caso un nodo perché appunto è in grado di accentrare quello che arriva da eventuali altri sensori, dispositivi, di elaborare quei dati lì e di metterli a disposizione di qualcun altro, che potrebbe essere un altro dispositivo della nostra gamma o che potrebbe essere un altro macchinario, un altro sensore, eccetera, eccetera. Quindi in questo modo posso andare a costruire una rete vera e propria. Anche qui appunto dopo sull'MQTT ci sarà un capitolo a parte, quindi avremo modo di approfondirlo. Siamo invece arrivati alla parte insomma, in cui approfondiamo il Modbus, che come dicevamo prima, ma come presumo sappiate più o meno tutti, insomma è un protocollo di comunicazione, è uno standard industriale, quindi ovviamente non è utilizzato solo da Netix, ma da una grande maggioranza insomma, di produttori. Permette di far dialogare quindi i macchinari tra di loro utilizzando un protocollo standard. Nello specifico, quindi per i nostri dispositivi, permette anche di andare ad espandere eventualmente l'I/O, quindi gli ingressi e le uscite a disposizione, nel senso che come abbiamo visto abbiamo 4 ingressi digitali, 2 analogici e 2 uscite relè, ma nel caso in cui ne servissero di più abbiamo anche una gamma di espansioni dXP500 che consentono appunto di avere sostanzialmente più ingressi e più uscite. Chiaramente, essendo il Modbus un protocollo standard, non per forza bisogna utilizzare le nostre espansioni, quindi possono essere comunque messi in comunicazione anche con dispositivi di altri produttori, così come con PLC, inverter, HMI e altro, come abbiamo appunto riassunto qui sotto. Quindi diciamo è un protocollo di comunicazione su seriale e non, perché in realtà funziona anche tramite TCP/IP, che permette di parlare con altri dispositivi, con altri macchinari e anche banalmente di espandere ingressi e le uscite. Questo chiaramente dà una certa modularità insomma, ai nostri dispositivi, in quanto possono essere installati diciamo, per gestire 1 o 2 ingressi e uscite. Nel momento in cui dovessero servirne di più, anche una volta già messo in funzione il dispositivo, voglio dire, potete comunque andare a affiancargli qualche altro macchinario per andare ad espandere il vostro impianto. E il Modbus di fatto non ha limiti, nel senso che si possono collegare fino a 247, se non sbaglio, altri dispositivi che però potrebbero avere ciascuno qualche decina di ingressi, di uscite, quindi insomma possiamo andare ad espandere in maniera piuttosto consistente, ecco, l'I/O che abbiamo a bordo, ma in realtà anche le funzionalità, perché appunto nel caso dell'inverter, dell'HMI, del PLC, potrebbe essere interessante proprio per poter leggere dei parametri di funzionamento da questi strumenti o per poterli impostare anche, no? E tramite magari il discorso dell'SMS, della chat e della mail, ecco che la cosa inizia a diventare interessante. Nel caso dell'utilizzo su RTU, come vedete qui dagli schemini, insomma, in quello a sinistra appunto abbiamo posto le nostre XP500 che sono, come dicevo, dei dispositivi passivi, nel senso che hanno dei morsetti ai quali posso collegare di fatto quello che voglio, sempre in tensione, corrente, temperatura, piuttosto che contatti puliti, piuttosto che uscite digitali, e quello che viene rilevato dall'XP500 può essere letto tramite cavo, in questo caso perché parliamo dell'RTU, da 251 e 252. Cosa vuol dire che può essere letto? Vuol dire che i nostri dispositivi prendono praticamente quelle grandezze e le fanno diventare loro.
le mettono allo stesso identico livello di eventuali sensori, sonde, eccetera, eccetera, collegati agli ingressi e le uscite proprio che sono presenti a bordo. E su quindi le grandezze che andiamo a leggere eventualmente da altri dispositivi via Modbus possono essere applicate tutte le funzionalità, tutti i tipi di segnalazioni di cui abbiamo parlato, e possono essere inviati allo stesso modo anche verso piattaforme esterne, quindi il discorso del cloud, dell'email report, eccetera, eccetera. Quindi anche se il sensore e la sonda in questo caso sono collegati a un qualcosa di esterno, tramite il Modbus quel qualcosa di esterno diventa in realtà interno e quindi viene trattato allo stesso livello di tutto il resto, di tutto quello che potremmo collegare direttamente ai nostri morsetti, comprese quindi anche le logiche di funzionamento, quindi anche logiche and/or, come dicevo prima, possono essere messi diciamo, a paragone anche grandezze o misurazioni che derivano da dispositivi di vario genere. Nell'esempio di destra, per esempio, appunto abbiamo collegato con un inverter, quindi qui andremo a non solo leggere tutti i parametri eventualmente di funzionamento dell'inverter stesso, ma per dire anche a comandare eventualmente, non so, la frequenza in uscita per comandare un motore elettrico o cose del genere, che potrebbero essere appunto condizionati da un qualcosa che stiamo leggendo da un altro dispositivo, no? Quindi c'è la possibilità di fare anche questo tipo di operazioni. Utilizzandoli invece su TCP/IP, chiaramente tramite il V152 è facile capire come, perché utilizza il Wi-Fi, quindi posso collegarlo ad un router Wi-Fi al quale potrebbero essere collegati degli altri dispositivi Wi-Fi o tramite LAN, e se supportano appunto il protocollo Modbus posso andare a leggere i parametri di funzionamento. Nell'esempio che abbiamo messo qui sono degli analizzatori di rete, quindi potrei andare a leggere appunto i consumi, ad esempio, che derivano, che arrivano a questi analizzatori. Nel caso del V151 ovviamente Wi-Fi non c'è, quindi bisogna fare questo tipo di comunicazione tramite internet, quindi tramite la SIM. Potrebbe essere fatto anche eventualmente direttamente sull'IP della SIM, diventa già un po' più difficile pensare a una dinamica del genere. Può essere fatto sicuramente tramite VPN, quindi io potrei avere la VPN sul nostro dispositivo e la VPN sui dispositivi che devo andare ad interrogare, si trovano anche a distanze da una parte all'altra del mondo, insomma non c'è problema, tanto c'è di mezzo internet, riesco a leggere quello che mi danno i dispositivi dall'altra parte. È importante notare che in questo caso i nostri dispositivi, quindi V151 o V152, fungono da client, quindi da master nella comunicazione Modbus, il che significa che sono loro, diciamo, a comandare il tutto, sono loro quindi a fare le richieste per andare a leggere dai dispositivi server o slave, che dir si voglia, e sono sempre loro che eventualmente daranno dei comandi in scrittura per andare a cambiare dei parametri o delle modalità di funzionamento. Visto il Modbus, passiamo invece all'argomento della chat. Anche qui è un qualcosa che abbiamo introdotto con la famiglia Next, quindi è un qualcosa di relativamente nuovo, insomma, al 2022. La chat può costituire di fatto un'alternativa all'SMS o alla mail, nel senso che supporta nei nostri prodotti un protocollo, diciamo, di comunicazione chat, che nella fattispecie si chiama matrix.org. Anche questo comunque trovate le informazioni nel nostro sito, nel manuale, quindi c'è modo insomma di approfondire anche in seguito. Tramite questo protocollo di comunicazione può essere utilizzato un'applicazione disponibile per PC, qualunque genere, quindi per Mac, per Windows, per Linux, disponibile ovviamente anche per smartphone e tablet, anche qui Android e iOS senza distinzione. È un'app che di fatto ha lo stesso identico funzionamento di Telegram e di WhatsApp, per fare due esempi che sicuramente conoscerete. Quindi niente di diverso da questi, la possibilità di creare un gruppo, ad esempio, nel quale inserire uno o più persone e anche eventualmente uno o più dispositivi. Come funziona il tutto? Allora, si va ad associare un account chat, c'è appunto una procedura tramite il sito di chi lo gestisce, che non siamo noi in questo caso, ma abbiamo scelto appunto una piattaforma magari non famosa come WhatsApp e Telegram, ma comunque utilizzata già da milioni di utenti,
Tra l'altro è anche decentralizzata con tutti gli eventuali vantaggi insomma, che questo può comportarne, e associando quindi un account chat ai nostri dispositivi, loro, e mettendoli all'interno di una stanza, di un gruppo, loro sono in grado eventualmente di mandare delle segnalazioni quando, ad esempio, c'è un allarme, quando c'è il superamento di una certa soglia, eccetera, eccetera. La segnalazione viene mandata, come dicevo, nella stanza, nel gruppo. Questo significa che chiunque, qualunque persona faccia parte di questa stanza, di questo gruppo, ha la possibilità di vedere le segnalazioni, quindi non serve registrare per forza gli utenti che dovranno interagire con il dispositivo. Se mi interessano solo le segnalazioni, basta che l'amministratore, diciamo, del gruppo, proprio come appunto su WhatsApp o su Telegram, mi inserisca e da quel momento in poi io comincerò a vedere tutto quello che passa. E se invece voglio poter inviare anche dei comandi, che appunto è un'altra funzionalità della chat, quindi io operatore voglio mandare un comando a dispositivo via chat per fargli fare qualcosa, per aprire e chiudere un relè o anche semplicemente per andare a chiedere uno stato in tempo reale, in quel caso la sì, devo essere registrato all'interno del dispositivo, quindi sempre tramite l'interfaccia web di cui parlavamo prima, e da quel momento posso interagire in ambo le direzioni, insomma, con lui. Richiesta stato, appunto, oltre a inviare il comando posso anche andare a leggere, diciamo, lo stato in tempo reale. Posso appunto anche programmare l'invio di messaggi a cadenze regolari, è un po' quello che dicevo prima con l'invio dati, quindi potrei dire al dispositivo di inviare ad esempio un messaggio alle 8 di mattina e uno alle 8 di sera con lo stato di, non so, di quello che sta leggendo, insomma di quello che mi interessa di più. Un po' appunto per tenere traccia, per vedere anche durante il giorno cosa succede, se ci sono condizioni critiche oppure no, un po' anche per come sorta, diciamo, di keep alive, quindi per essere certo che il dispositivo stia continuando a funzionare, che sia ancora collegato ad internet, perché chiaramente la chat utilizza internet, e quindi per avere un riscontro, insomma, che tutto sta procedendo in modo regolare, ecco. La gestione dei gruppi dei dispositivi è quello di cui ho già parlato, quindi il fatto di poter inserire all'interno di uno stesso gruppo, oltre che tante persone, chiaramente, anche tanti dispositivi. E questo mi dà il vantaggio appunto di gestire in un'unica chat, in un unico gruppo, tutte le segnalazioni che derivano eventualmente dai miei impianti. Mi può anche dare il vantaggio, ammesso che appunto uno ne abbia la necessità, di poter inviare un solo comando che verrà letto da tutti i dispositivi. Quindi se io vado a definire per tutti i miei impianti che il comando on pompa deve accendere la pompa, quando lo vado a scrivere nel gruppo, tutti i dispositivi che fanno parte di quel gruppo prenderanno in carico il comando e andranno a fare l'azione che ne consegue. Quindi c'è anche la possibilità di utilizzarlo, insomma, in questa modalità. E la chat appunto è un argomento abbastanza nuovo per i nostri prodotti, prima non c'era, l'abbiamo introdotto nella famiglia Next. È uno strumento molto interessante, secondo noi almeno, perché potrebbe essere un'alternativa, insomma, all'SMS. L'SMS continua ad essere supportato, chiaramente nel 151, perché il 152 non ha il modem, probabilmente rimarrà ancora utilizzabile per diverso tempo, però anche con i contratti che ci sono adesso, insomma, per le SIM card, eccetera, eccetera, il fatto di avere già magari la connessione dati attiva per la VPN, per l'invio dati, eccetera, eccetera, potrebbe venirmi comodo anche per utilizzare la chat. Quindi potrei non usufruire del pacchetto SMS, scegliere di prendere una SIM con solo tot giga a disposizione e utilizzare appunto la chat come metodo di segnalazione verso i reperibili, verso gli operatori o anche appunto per comunicare, per fare in modo che i dispositivi possano comunicare tra di loro. Andiamo avanti, parliamo quindi ora del protocollo MQTT. Anche questa è una funzionalità nuova, sempre della famiglia Next. Si tratta allora di un protocollo di comunicazione che, detta in parole povere, gira sopra internet anche in questo caso. È qualcosa di molto diffuso, soprattutto appunto sull'IoT, comunque sulla sensoristica intelligente, quindi quei dispositivi che sono in grado di comunicare tramite rete wifi o comunque tramite internet con un accentratore, con non lo so, anche con un impianto di domotica per fare un esempio, e è appunto uno standard, quindi è molto utilizzato e
diciamo che dà la possibilità a dispositivi che appartengono a categorie eterogenee, nel senso che non avrebbero niente a che fare tra di loro, apparentemente, dando la possibilità in realtà a loro di poter dialogare, perché è ovviamente uno standard, è molto semplice e non ha un grosso dispendio in termini proprio energetici e neanche in termini in realtà di connettività, insomma, quindi di dati utilizzati. Si basa su due concetti fondamentali, publish e subscribe. Praticamente il publish significa ho un dato, quel dato lì sta cambiando, quindi sto leggendo la temperatura ha appena cambiato, vado a pubblicare, quindi vado a fare un publish verso quello che si chiama broker, ovvero diciamo, il corpo centrale di tutta la rete MQTT, cioè un server che potrebbe essere il vostro, perché anche qui è abbastanza facile da gestire, ma che potrebbe essere anche il server di non lo so, di terze parti, insomma, da cui lo prendete in appoggio. Quindi lì abbiamo, quello diciamo è lo snodo principale per tutta la comunicazione MQTT. Quando un dispositivo ha un nuovo dato da dare a disposizione del broker, lo va a pubblicare tramite appunto il publish. Chiunque abbia fatto in precedenza subscribe per quello stesso dato riceverà la notifica con l'aggiornamento di quel dato. Nel caso dei nostri dispositivi questo ci dà la possibilità di fare per esempio subscribe, quindi di ricevere in qualche modo la notifica verso qualunque dispositivo utilizzante questo tipo di protocollo, quindi anche cose non NETIX, anche sensori appunto come dicevo prima di temperatura o qualunque altra cosa. Una volta ricevuta questa notifica, che in realtà per noi vuol dire assegnare il valore ad una certa variabile, questa variabile verrà trattata come tutte le altre, quindi come quelle lette via Modbus, come quelle collegate ai nostri morsetti. Potremo quindi fare delle logiche che mettano in comunicazione le une con le altre. Potremmo decidere, ad esempio, ricevendo magari un dato di temperatura tramite MQTT, di andare a chiudere il relè che sta nel nostro morsetto, quindi anche in questo caso rappresenta, diciamo, un qualcosa che ci consente di espandere il nostro sistema, quindi di andare oltre alla io presente a bordo e di andare oltre anche in qualche modo le funzionalità previste dalla versione base. Ecco. Allo stesso modo, oltre che fare subscribe, siamo anche in grado di fare publish, quindi possiamo, al variare diciamo, di una grandezza, di un certo livello, di una certa sonda di quello che stiamo leggendo, possiamo inviare questo dato al broker e chiunque si sia iscritto diciamo, a questo dato riceverà la notifica. Nel disegno che potete vedere abbiamo messo appunto un PC ed un telefono, perché l'MQTT è molto utilizzato anche proprio per le applicazioni per smartphone, ad esempio è quello su cui si basa, o quantomeno su cui si basava anche Messenger, quindi l'app di messaggistica di Facebook, proprio per il concetto di inviare la notifica solo quando serve, quindi non è più un invio dati su base tempo programmata, anche se in realtà vedremo che si può fare anche così, ma è la segnalazione del dato nel momento stesso in cui cambia, quindi è immediato e diciamo consuma meno, perché banalmente se il dato non cambia mai non vado a fare mai nessun tipo di comunicazione. Quindi qui nuova funzionalità sicuramente, subscribe e publish, appunto i due concetti di cui vi parlavo, e noi supportiamo entrambi come vi dicevo, compatibile con qualunque broker, perché di fatto diamo la possibilità di gestire sia appunto publish subscribe, sia l'MQTT, sia l'MQTTS, quindi con la cifratura, diciamo. Diamo la possibilità di gestire anche delle credenziali, quindi di inserire degli username, delle password o un ID univoco per il dispositivo, quindi c'è modo insomma di poterlo utilizzare con qualunque tipo di broker. Broker, perché appunto non ha dimestichezza con l'argomento, è un altro modo per dire server centrale, solo che nel caso dell'MQTT si chiama broker. Supporto credenziale, appunto quello che ho appena detto, quindi anche l'MQTTS. Diciamo che l'MQTT può essere interessante anche per andare a preparare eventualmente una web application che potrebbe risiedere in un vostro sito, un vostro server, e che voi potreste dare eventualmente ai vostri clienti, perché apre anche alla compatibilità con alcuni strumenti di programmazione ad oggetti, tra cui il Node-RED.
di cui qua abbiamo due esempi. Il Node-RED appunto è un tool di programmazione che non richiede però la scrittura di codice, quindi è comunque tutto sommato semplice da utilizzare, e che può essere inserito quindi su una web application, su un web server o quant'altro, e che consente di visualizzare in qualche modo i dati che arrivano in vari modi, tra cui l'MQTT. Quindi diciamo che la presenza dell'MQTT nei nostri nuovi dispositivi ci apre anche alla compatibilità con questo strumento. Qui vediamo due esempi molto semplici, in realtà uno molto semplice e uno un po' più elaborato. Quello molto semplice a sinistra è stato fatto veramente in pochi secondi, quindi basta dire semplicemente quale variabile mi interessa vedere e in quale modo la voglio vedere, fare quindi il subscribe per quella variabile, quindi dire il mio server sta in ascolto dei dati che arrivano riferiti a quella variabile. Ogni volta che il nostro dispositivo avverte il cambiamento su quella variabile, lo manda istantaneamente al server centrale, al broker, ed ecco qui io lo vado a visualizzare con quella gauge, con quella specie di tachimetro. E quello a destra è un po' più elaborato, sempre fatto comunque con lo stesso strumento, quindi Node-RED, anche questo ampiamente documentato in internet, quindi potete tranquillamente approfondire l'argomento, e fatto questo evidentemente da una persona insomma, che si occupa principalmente di questo, ma comunque è già tutto predisposto per essere sufficientemente semplice e soprattutto molto modulare, e per mettere in comunicazione dispositivi anche appunto di produttori diversi, quindi accentra il dato e indipendentemente da chi lo sta mandando decido come visualizzarlo. Quindi questo può essere interessante se per esempio anziché utilizzare il nostro cloud doveste decidere di dare al vostro cliente un'applicazione per smartphone piuttosto che appunto una web application da mettere nel vostro server. Con questo strumento diventa abbastanza semplice e grazie all'MQTT potete appunto inglobare anche i nostri dispositivi. Passiamo quindi ora alla parte dell'invio dati, quindi di come il nostro dispositivo può inviare i dati raccolti, dati che sta leggendo dai sensori, dalle sonde verso l'esterno. Chiaramente c'è la compatibilità con il nostro cloud, è evidente, quindi la possibilità di utilizzare la nostra piattaforma per accentrare tutti i dati che provengono da tutti i vostri dispositivi, quindi da tutti i vostri impianti. Accentrare significa che potete gestire voi stessi una clientela, quindi potreste creare dei sottoinsiemi di dispositivi da dare ciascuno al cliente che avrà le sue credenziali, quindi che vedrà solo i suoi dispositivi, non quello degli altri vostri clienti, e funge praticamente appunto da raccoglitore, quindi tutti i dispositivi mandano dati al nostro cloud centrale, e il nostro cloud centrale ve li mette a disposizione consentendovi di visualizzarli eventualmente poi sotto forma di tabella, di grafico o di fare anche un export per avere per esempio un PDF, un CSV o un file Excel da poter scaricare. E c'è appunto la suddivisione per domini, ovvero per sottoclienti in qualche modo, quindi per i vostri clienti, ed è una piattaforma ovviamente pronta all'uso, quindi di fatto lì è un servizio che noi diamo a disposizione, c'è un canone ovviamente mensile, però il cliente non si deve preoccupare di nulla. Una volta configurato il dispositivo per fare in modo che invii il dato, non c'è più nient'altro da fare, quindi lui si può interfacciare da quel momento in poi soltanto con il cloud per andare a vedere appunto che cosa sta arrivando. Sono però compatibili V151 e V152 anche con piattaforme di terze parti, nel senso che, come abbiamo visto prima, tra l'MQTT, tra l'HTTP, HTTPS, l'FTP, eccetera, eccetera, ci sono diversi protocolli di comunicazione verso appunto altre piattaforme che vi consentono di non essere vincolati, insomma, alla nostra. Questo è un qualcosa su cui noi puntiamo molto, nel senso che chiaramente il nostro servizio ci fa comodo averlo e offrirlo ai clienti, però ecco, è importante per noi far capire anche al cliente che non c'è mai nessun vincolo verso le nostre piattaforme. Il nostro hardware, quindi i nostri dispositivi, possono essere acquistati e vivere di vita propria senza bisogno che Netix dia ulteriori servizi, insomma. E quindi appunto tutti i protocolli che abbiamo visto prima rendono possibile questo.
L'invio dati ovviamente può essere programmato, quindi potete decidere voi la frequenza con cui il dato deve essere inviato, questo indipendentemente che stiamo parlando di nostro cloud o di piattaforme di terze parti o di un vostro server messo in piedi appositamente. Possono essere effettuati degli invii su allarme evento, quindi io potrei dire ad esempio programmo l'invio una volta ogni 5 minuti o una volta al minuto, però se c'è una certa soglia, se viene superata una certa soglia, quindi se c'è una condizione di criticità, invia immediatamente il dato, perché magari mi interessa poterlo vedere dopo nel grafico o perché a mia volta nel cloud, nella piattaforma che lo riceverà, ho messo delle condizioni che mi dovranno dare una segnalazione. Gestione centralizzata dei dispositivi, chiaramente questo si applica soprattutto a Nextcloud, ma ovviamente anche a tutto il resto, quindi come dicevo prima, appunto, il fatto di poter convogliare tutti i dati verso un unico punto e di poter fare quindi fede, diciamo, a quell'unico punto per vedere tutti i dati inviati da tutti i miei dispositivi, quindi senza dovermi collegare singolarmente all'interfaccia web di ciascun V151, di ciascun V152, accedo a un sito, un server, qualunque altra cosa e vedo tutto quello che è stato inviato fino a quel momento. C'è ovviamente la possibilità anche di collegarsi però da remoto all'interfaccia web, come vi dicevo prima. L'interfaccia web è ovviamente resa possibile dal fatto che all'interno abbiamo un web server integrato, integrato nel senso che è proprio fisicamente dentro il V151 o V152, quindi questo tipo di interfaccia non passa per il nostro portale, non passa per le nostre piattaforme, ma è proprio dentro il dispositivo, quindi potete anche visualizzarla senza avere una connessione internet, voglio dire. Per visualizzarla, appunto, soprattutto nelle prime fasi di programmazione iniziale, è sufficiente collegare un cavo USB-C al vostro computer. Nel vostro computer verrà vista una nuova interfaccia di rete, quindi vedrà una nuova connessione, che in realtà non è una nuova connessione, ma è una rete interna che vi consente di visualizzare l'interfaccia dei nostri dispositivi. È esattamente la stessa dei dispositivi entry level, quindi della gamma UE11X, è la stessa, sarà la stessa anche nei dispositivi di fascia superiore che andremo a presentare nei prossimi mesi, quindi una volta diciamo imparato l'utilizzo con uno è molto molto semplice fare il salto verso un altro livello della gamma Next. Non ha bisogno ovviamente di nessun software aggiuntivo, in quanto si utilizza un comune browser, quello che preferite, Chrome, Firefox, Edge o qualunque altra cosa. Infatti si andrà praticamente a digitare l'indirizzo IP, che sarà sempre lo stesso e verrà riportato ovviamente anche nella guida d'uso. Basterà digitare l'indirizzo IP, dicevo, nel vostro browser e verrà visualizzata l'interfaccia web sullo stile di quella che vedete lì nell'immagine. Quindi non c'è bisogno di installare nessun driver, non dovete scaricare nessun programma, non avete problemi di compatibilità a seconda del browser che utilizzate o a seconda del sistema operativo che utilizzate, perché chiaramente il fatto di poter usare un browser mi dà la possibilità di collegarmi al V151 o V152 indipendentemente dalla versione di Windows o dalla versione di Mac o dalla versione di Linux che sono abituato ad utilizzare. Quindi anche questo ovviamente è un grosso vantaggio. Chiaramente cross-platform, appunto come ho detto, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, basta avviare un browser, quindi potete comunque vederla, nessuna licenza, perché appunto si trova già all'interno del dispositivo, quindi non c'è niente da dover sbloccare, da dover pagare neanche dopo tempo, sono quindi no licenze. Connessione via USB tramite un cavo di tipo C, quindi anche qui uno standard che adesso è sempre più utilizzato in vari dispositivi. Sarà ovviamente uno degli optional che Netix è in grado di fornire, quindi nel caso in cui non lo doveste avere, chiaramente ve lo possiamo fornire noi. Raggiungibile da remoto, perché come dicevo appunto l'interfaccia web non è raggiungibile solo collegandolo al PC, ma ho la possibilità proprio di potervi accedere anche tramite una connessione VPN o tramite la connessione Wi-Fi eventualmente, no? Quindi sul il V152 per esempio, che è appunto dotato di connessione Wi-Fi, io potrei digitare l'indirizzo IP assegnatogli dal router e vedere comunque questa interfaccia web, quindi è
perfettamente, diciamo, consultabile anche da remoto. Con la VPN a maggior ragione può diventare interessante, perché tramite la VPN vi darebbe appunto la possibilità di raggiungerla anche dal vostro PC, anche una volta installato il dispositivo. Da considerare che l'interfaccia web viene utilizzata per fare tutta la configurazione, quindi il fatto di poterlo raggiungere anche appunto una volta già avviato l'impianto, anche una volta già fatta la configurazione diciamo di base, può essere un notevole vantaggio, perché se devo ad esempio togliere un numero di telefono di un operatore che non so, non lavora più con me, o devo aggiungerne qualcuno, o devo cambiare il set point o la soglia di una delle grandezze che sto andando a leggere, lo posso fare tutto da remoto tramite l'interfaccia web, quindi è un notevole vantaggio, insomma, il fatto che sia raggiungibile eventualmente anche da remoto. Gli argomenti direi che erano questi, quindi abbiamo visto un po' tutta la panoramica, insomma, delle funzionalità, di quello che si può fare, dei vari protocolli di comunicazione. Ok, allora, chiaramente io sono a vostra disposizione anche per eventualmente, insomma, approfondire in separata sede, insomma, le funzionalità. Trovate, come dicevo, tutta la documentazione nel nostro sito, quindi trovate i manuali, i datasheet e tutte le caratteristiche tecniche e non dei nostri dispositivi. Seguiranno altri webinar, perché ci sarà un ulteriore livello della nuova gamma Next, quindi avremo modo, insomma, di organizzare anche altri incontri, e per qualunque cosa chiaramente potete contattarci via mail, insomma, o telefonicamente per approfondire il tutto. Se non ci sono appunto altre cose da aggiungere, io direi che vi saluto, vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione, per il tempo che ci avete dedicato, e speriamo di sentirci presto.